Leonà? 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 Che? Oh, vuoi? Leonà, mettiti seduto. Che è successo? Mettiti seduto. Che mi fa preoccupare. Ti devo parlare di Monarch. Seconda stagione di Monarch, sta per finire, Leonà. E parliamo di Monarch. Parliamo di Monarch. Siete pronti? Parliamo di Monarch. Che cosa vuoi sapere su Monarch? Allora, io ammetto il fatto che non so nulla, ho soltanto letto che prende la fine del film del 2014, quindi il reboot americano di Godzilla, e ho visto che ci sta... Quell'attore con i capelli bianchi bellissimo che recita con il figlio in questa serie TV, esatto. Si chiama Kurt Russell. Kurt Russell, non mi veniva Kurt Russell. Ma veramente non ti stai ricordando? Non era una no, non mi veniva Kurt Russell. Non era una gag, è Kurt Russell. So solo c'è Kurt Russell col figlio e da quello che ho letto si espande in più... no, linee temporali, in più momenti diversi. In più momenti storici quasi potremmo dire, perché le linee temporali principali nella prima stagione sono due. Sono una storia che segue quella dei protagonisti nel presente che sono vittime del famoso G-Day, cioè il momento che vediamo nel film di Gareth Edwards del 2014, abbiamo detto, in cui appunto il nostro Godzilla americano, pompato e enorme, devasta tutta la città. Il film lo ricordiamo tra l'altro per una grande interpretazione di Bryan Cranston, e devasta San Francisco. Una delle vittime di questa devastazione, di questa distruzione, è Kate, interpretata da Anna Sawai, che tra l'altro è la protagonista di Shogun, non so se l'hai visto. Shogun non l'ho visto, però ha vinto un sacco di premi di riconoscenza. 2 anni fa. Le FX, per aver recitato in Shogun. Fondamentalmente lei, attraverso questo evento catastrofico, scoprirà che la sua eredità è molto più grande di quello che prevedeva, bla bla bla. Infatti si chiama Monarch Legacy of Monsters, perché Monarch altro non è che quell'associazione segreta, quindi un'agenzia segreta che gestisce l'aspetto organizzativo e di studio e di difesa, quindi relativo a sti mostroni, ai titani, fra cui ovviamente il nostro King of the Monsters è sempre Gojira! E di base stiamo sempre là. Quindi che cosa succede? Che nella prima stagione di Monarch abbiamo due livelli temporali diversi. Uno è questo che ti dicevo finora, da questo G-Day del film in poi. E un altro invece è quello dei genitori di Kate, o meglio dei nonni e di tutta la famiglia, quindi prima che Kate scoprisse l'esistenza di Godzilla, che quindi parte dagli anni 50 in poi, dal secondo dopoguerra, con i famosi studi che vengono citati anche nel film di Gareth Edwards, i famosi studi sull'atollo di Bikini con i vari test atomici delle bombe atomiche. Quindi riprendono il Godzilla originale. E riprendono il Godzilla originale, quello che vuole che l'operazione Crossroads, quella per cui nei primi anni 50 gli americani nel Pacifico facevano i test nucleari, quell'operazione lì, da quell'idea si è sviluppata la concezione per cui un'esplosione andata male avesse generato il personaggio di Godzilla, poi questa iguana gigantesca, un incrocio tra un'iguana e un tirannosauro, vabbè, una roba pazzesca. Cambia poi sempre anche in base a come lo vogliono rappresentare. Questo americano sembra effettivamente più un tirannosauro con appunto le squame, eccetera. Esatto. Qual è la caratteristica poi principale di Godzilla? È sempre questo respiro atomico da quello del 54 di Shiro Honda, questo respiro atomico che fondamentalmente squaglia qualsiasi cosa sul suo passaggio. Ma qual è la cosa più bella di Monarch? Quindi non perdiamoci, andiamo al dunque. La cosa più bella di Monarch è che è una serie su Godzilla dove non c'è Godzilla, è incredibile. Pensi che sia strana questa cosa, invece è proprio il punto di forza di Monarch. Mi aspetto più mostri. No, zero, ce ne avrai molti di meno. Ok. Perché Monarch è una serie che è tutta sulla scrittura di questi personaggi umani meravigliosi che vivono in un contesto storico in cui si scopre che esistono i mostri, che esiste Godzilla, e quindi è più la riflessione individuale, sociologica, mi viene quasi da dire, su come reagisce il singolo e come reagisce la massa, la collettività davanti alla scoperta che il mondo in realtà non è governato da noi umani, ma è governato da queste creature gigantesche che possono devastare una città con appunto una respirata atomica di Godzilla. Vere e proprie divinità poi. Quindi praticamente mi stai dicendo che la serie è diversa rispetto anche ai film che escono dopo, in cui, diciamolo, si picchiano a sangue, spettacolarizzazione totale delle esplosioni e distruzioni. Esatto. Quindi, ok, cioè da questo punto di vista è interessante, quindi mi stai a dire che è
quello che effettivamente invece succede nel mentre, che non ti fanno vedere nei film, Sì, perché servirebbe effettivamente 1 ora e mezza di film solo per quello. Con una frase banalizzando un po', Leo, potremmo dire che quello che non succede nei film è quello che succede nella serie. Ok. Cioè, quello che i film al cinema, in sala, non ti riescono a portare, quindi quell'emozione legata a dei personaggi che soffrono per la distruzione di questi mostri, mentre in sala appunto riusciamo solamente a vedere Kong con la mega ascia galattica che lancia tutti i vari, andatevi a recuperare Godzilla vs Kong, il nuovo impero, 7 imperi, 4 gatti e 5 titani. Adesso ne esce uno nuovo l'anno prossimo. E adesso ne uscirà pure un altro, poi lo commenteremo a tempo debito. Invece Monarch fa tutto il contrario, lavora per sottrazione, fa sparire completamente Godzilla, fa sparire tutti i titani e ci si concentra invece su questi personaggi, fra cui appunto quello che spicca, che poi potrebbe essere in un certo senso il vero protagonista di queste 2 stagioni, che ricordiamolo sono solo 10 episodi la seconda stagione di Monarch, come la prima, e il vero protagonista potrebbe essere proprio Kurt Russell, in un certo senso, perché... E qua ti sorprendo, Kurt Russell è l'uomo, il personaggio che fa da punto d'incontro tra le 2 linee temporali. Ok. E tu mi dirai, come è possibile? Non si può dire riavvolgendo il nastro, quindi il personaggio di Kurt Russell funge un po' da punto di contatto tra queste 2 linee temporali, che sono quella del passato e quella del presente. E tu quindi mi dirai, com'è possibile? Com'è possibile? È possibile perché quando vedi la serie lo scopri, perché c'è sta il passaggio attraverso questo Axis Mundi, si scopre nella prima stagione, per cui il tempo scorre diversamente lì, e quindi Monarch, da essere una serie solo sui mostroni, diventa una serie che a te piace perché diventa fantascientifica, sci-fi, che riflette proprio su come funziona il tempo sul nostro pianeta, il tempo è relativo e bla bla bla. Quindi se Kurt Russell è rimasto 2 o 3 giorni in questo Axis Mundi e questa dimensione intermedia al centro della Terra, sono passati 50 anni e Kurt Russell è ancora Kurt Russell, fresco, bello, giovane. E poi l'Axis Mundi non è anche quella di Kong contro Godzilla, il nuovo impero, dove stanno lì in mezzo in qualche di mega giungla. Esatto, ci stai avvicinando, è il punto di metà, è il punto, l'asse appunto di metà tra il nostro mondo e la Terra Cava, che sarebbe il punto di dove vive Kong e dove vivono tutti i titani. Tipo l'ascensore per arrivare al pianeta Terra in superficie da noi è l'Axis Mundi, e in questo Axis Mundi cercano di entrare e uscire più volte i nostri personaggi di Monarch, ma appunto la cosa che affascina più di tutte è proprio la relazione che si crea nel gruppo di persone che capiscono la loro eredità pazzesca, perché hanno appunto questa legacy sulle spalle della creazione di Monarch, questa agenzia governativa americana che si occupa di studiare, e il loro motto è proprio Discovery and Defense, quindi studiare attraverso la scoperta e poi potersi difendere dai titani, però conoscendoli, e invece parallelamente questi nostri protagonisti si trovano a fronteggiare i veri cattivi, soprattutto in questa seconda stagione, che indovina un po' chi sono? Altri umani. Altri umani, come tutte le cose fantascientifiche o di questo tipo, gli altri umani cattivi perché la Apex Cybernetics altro non vuole che controllare i titani, capire come sfruttare l'Axis Mundi per un profitto economico sempre maggiore, per via di tutte le regole della fisica sballate che hanno i titani eccetera, e quindi loro si troveranno costretti a fermarli. Ma la cosa affascinante quindi è proprio come loro creano questo gruppo di persone apparentemente normalissime e che si trovano in questa situazione invece enorme ad affrontare questi titani giganteschi, e lo fanno con un'umanità e con una capacità di mettersi in gioco che non è scontata in una serie TV oggi, perché diciamo sempre la semplicità si trova nelle cose belle, la bellezza si trova nelle cose semplici, non lo so, potremmo fare questo gioco. Sì, ci può stare. E Monarch in questo senso, i personaggi sono molto semplici, eppure sono di una profondità pazzesca, ti affezioni e vi farete un sacco di piantarelli mentre vedete la serie, perché i personaggi gli vuoi proprio bene a questi personaggi, e quando per sbaglio Godzilla ne acciacca uno, tu fai proprio no! Ci rimani proprio male. Sì, perché ad esempio questa cosa che hai detto, effettivamente nei film, sì, ok, ci sono quei 2 o 3 protagonisti, però Sì. c'è sempre un massacro cittadino e quasi mai si parla o ti affezioni tanto a quel personaggio che dici, oh però mi è dispiaciuto che è stata una casualità, perché le morti in Godzilla e negli altri film al 99,9% sono casualità. Casualità totali, perché magari sta combattendo quel mostro di turno, perché sta distruggendo Tokyo, quindi chi muore, non è che dici, ah, però se l'è presa particolarmente con quello. Godzilla se la prende con gli altri mostri, con Mechagodzilla o con chi effettivamente lo attacca. Invece la riflessione che porta avanti Monarch è proprio ogni vita, ogni individuo è importante, e quando Godzilla cammina anche banalmente per fermare il mostrone di turno,
Godzilla non lo fa apposta, però camminando ha schiacciato 300-500 persone che erano dentro 2-3 palazzi. Allora, un mostro di 100 metri che peserà infinite tonnellate. E quindi... Che è una bomba nucleare che cammina fondamentalmente. Perché Esatto. lui fosse realistico, Godzilla, ogni passo che fa dovrebbe esserci la devastazione nucleare, Chernobyl, ogni passo. Assolutamente. Quindi... E quindi insomma la cosa bella di Monarch è questa, e perché viene portata avanti poi da un cast eccellente. Abbiamo un Kurt Russell meraviglioso che fa questo gioco e innesca questo cortocircuito bellissimo con il figlio Wyatt Russell. Entrambi interpretano lo stesso personaggio, il colonnello Lee Shaw, che nelle 2 linee temporali diverse, e quindi questo personaggio si muove interpretato fondamentalmente da padre e figlio che hanno una recitazione similissima, il volto è similissimo, e quindi questa cosa è bellissima. Poi abbiamo una Mary Yamamoto che è bravissima, che l'abbiamo vista di recente in un'interpretazione bellissima con il nostro Brendan Fraser su A Rental Family, e lei è un personaggio favoloso che propone la possibilità di amare più uomini contemporaneamente, perché lei è innamorata contemporaneamente sia del personaggio di Kurt Russell e del figlio Wyatt, quindi di questo colonnello Shaw, sia invece dell'effettivo padre dei personaggi che poi scopriremo nella linea temporale successiva. Insomma, si innescano tante riflessioni diverse, questa è già dalla prima stagione, e questa seconda stagione non fa altro che potenziarle con un cast veramente eccellente, una colonna sonora gestita da Leopold Ross, che è bravissimo, musica molto usando il sintetizzatore, ma riesce a comunicarti molto bene, soprattutto quando ci sono i mostri, quelle rarissime volte che ti dicevo, una volta ogni tanto arriva un mostrone, riesce a, anche solo il passo di Godzilla, quell'incedere, quella cadenza, te la riesce a rendere molto bene. Insomma, una gestione perfetta di una serie TV che uno appunto si aspetterebbe, una serie di mostroni, zero. È una serie che invece ti prende proprio tanto, ti fa riflettere e ti intristisci proprio veramente tanto per le storie che vivono mi questi aspettavo proprio la personaggi. serie sui mostroni, la serie che ogni puntata schioppa una città random, dobbiamo andare lì, perché mo ad esempio mi ha detto sì, esiste la Monarch eccetera, mi ha ricordato molto il Bureau di Hellboy, cioè in modo molto simile, però come nel Boy funziona bene perché effettivamente sono tutti mostri loro, vanno ogni puntata c'è una cosa diversa, io qui mi aspetto invece più una americanata. Invece mi stai dicendo che è molto più simile, ad esempio, al concetto giapponese di Godzilla. Sì, si riavvicina molto a quella dimensione lì, e poi, soprattutto in questa seconda stagione, c'è una componente fortissima di ambientalismo e di attenzione alla natura, perché il titano nemico di questa seconda stagione, che non ha un nome, si chiama solo Titano X, questo Titano X, che altro non è che poi un Kraken potenziato sotto steroidi, pompatissimo, questo sorta di titano Kraken, in realtà piano piano andando avanti si scopre che comunque, come tutti gli altri titani, lui sta solo navigando nel mare, se sta a fare le sue nuotate, poi se ci stanno le navi umane nel mezzo affondano, ma lui vorrebbe solo trovare un modo per andarsi a fare gli affari suoi, e quindi c'è una grande attenzione anche in questo senso alla dinamica ambientalista, volta all'attenzione verso questo pianeta che noi stiamo devastando totalmente, e Godzilla ancora di più su questa seconda stagione, piuttosto che nei film, come abbiamo detto, Godzilla vs Kong eccetera, in questa seconda stagione di Monarch Godzilla si fa proprio incarnazione del volere del pianeta Terra, diventa veramente quella sorta di punto di riequilibrio quando gli umani la fanno fuori dal vasetto. E quindi devono, per dirla in una maniera elegante, e quindi arriva Godzilla a rimettere le cose a posto e l'ecosistema a tenerlo tutto livellato, perché la natura si livella da sola e Godzilla funge proprio da livellatore, e questa cosa è pazzesca. Su Monarch c'è tantissimo questa cosa. T'ho convinto? Un po' l'acquolina in bocca me l'hai messa, sinceramente, soprattutto quando mi hai detto guarda, non ci sono i mostroni, parla di umani che parlano, perché secondo me è proprio quello. Ma senti, ma ce la facciamo una chiacchierata proprio su Godzilla? Beh, Direi. ma adesso? Ma da cambiare?